Ciao e benvenuto o benvenuta in questa lezione di Excel online in cui andremo a vedere come condividere il file con un utente esterno all'account di Office 365. Quindi nella lezione precedente abbiamo visto come condividerlo con un utente interno, stavolta vedremo come condividerlo dall'account Office 365 con un utente esterno all'organizzazione. Quindi andremo a vedere il procedimento di condivisione che sarà assolutamente uguale, quindi cliccheremo su condividi, andremo a scegliere di condividerlo con una persona in particolare, quindi non con tutti, scriveremo l'indirizzo di posta elettronica esterno di Google Mail, in questo caso alla persona, e la persona riceverà l'invito. A questo punto su Google, una volta che o su un altro tipo di mail anche ovviamente, io lo farò su Google, la persona riceverà questo invito e dovrà fare tutti questi passaggi per arrivare a poter aprire il file, a poter lavorarci in maniera sincronica. Quindi si troverà questa mail. 1. Apri, 2. Richiederà un codice di verifica di autenticazione, riceverà un'altra mail con questo codice, lo inserirà qui e a questo punto potrà andare a lavorare e vedremo come si lavora in contemporanea aprendo due finestre su due file Excel diversi, su quello mio dall'account Office 365 e su quello della persona. Quindi qui io vedrò che questa persona sta lavorando su questa cella e non potrò lavorarci io, e qui mentre lavoro io, mentre lavora l'altra persona, vedrà che io sono collegato su questa cella e non potrà lavorare su questa cella l'altra persona. Andiamo a vedere come si fa il tutto su Excel. Quindi andiamo nel nostro OneDrive for Business, quindi sono sempre nei miei file, vado ad aprire ancora questa cartella per video lezioni e clicco su condividi, come ho fatto nella lezione precedente per l'utente interno. Vado a cliccare su condividi, clicco sulla rotellina dell'ingranaggio, dico che lo voglio condividere con una persona che scelgo io, questa volta esterna all'organizzazione servizi e consulenze. Dico che questa persona può modificare perché voglio che lavori insieme a me sul file, clicco su applica, vado a scrivere un messaggio, ecco il file condiviso per lavorare insieme alle modifiche, e vado a scrivere l'indirizzo di posta elettronica della persona, ovviamente un mio indirizzo che ora andrò poi ad aprire: servizi e consulenze rd@gmail.com. Vado ad aggiungere l'indirizzo e vado a inviare l'invito alla persona. Anche in questo caso, come nella lezione precedente per l'utente interno, collegamento condiviso con quella mail. Adesso andiamo su Google e io sono già loggato a quell'account, vado ad aprire Google Mail e troverò subito il messaggio: ecco, Riccardo Dominici T ha condiviso con te questa cartella. Quindi ho ricevuto il messaggio, cioè la persona esterna all'organizzazione, cioè servizi e consulenze rd@gmail.com, ha ricevuto da Riccardo Dominici T, cioè da dentro l'account Office 365, questa mail. Ecco il file condiviso per lavorare insieme alle modifiche. Questo è il messaggio che abbiamo scritto unitamente all'invito. E adesso, prima di fare tutte le operazioni qui dalla mail di Google, vado a chiudere il file di Excel che ho aperto nel OneDrive for Business e vado anche a fare il logout dal mio account Office 365, altrimenti mi loggerei al file dentro il OneDrive for Business. Invece ora devo essere un utente esterno. Poi mi ricollegherò per far vedere la doppia finestra e lavorare in contemporanea. Quindi torno sulla mail, vado a cliccare su apri. A questo punto chiederò di inviare il codice. Come si può vedere, qui è venuta l'icona di SharePoint, nel senso che io mi sto collegando a questo account Office 365, quindi invia codice. Quindi devo tornare alla mia mail nella posta in arrivo,
dovrà arrivare questo codice. Facciamo un refresh, eccolo, il codice è questo qui, quindi lo vado a copiare, lo incollo, clicco su verifica e a questo punto sono entrato nel file Excel che quell'utente di Office 365, Riccardo Dominici IT, ha condiviso con me, servizi e consulenze rd@gmail.com. Come vedi ora c'è servizi e consulenze rd@gmail.com. A questo punto vado a rifare il login al mio account Office 365. Quindi vado qui, su soluzioni per aziende, ok, vado sul mio smartphone per sbloccare Authenticator, la doppia autenticazione. Solo un momento. Quindi copio questo numero 77 sull'app Authenticator sullo smartphone, digito sì, rimetto la password per sbloccare il mio smartphone, avanti, e adesso mi sono connesso. Quindi clicco su sì, vado a riprendere OneDrive, chiudiamo qui Planner, andiamo nei miei file, cartella per video lezioni, quindi qui sono collegato come Riccardo Dominici, qui sono collegato come servizi e consulenze. Quindi già qui vedi che Riccardo Dominici, mettiamoci su questa cella prodotto che è la cella B1, se vado in servizi e consulenze vedo che Riccardo Dominici è collegato sulla cella B1, quindi non c'è bisogno nemmeno di andare a mettere le finestre sovrapposte, si vede perfettamente. Questo è l'account Office 365 di Riccardo Dominici IT, quindi questo è, sono dentro il OneDrive, sono posizionato sopra questa scritta prodotto che è la cella B1 e dall'altra parte l'utente esterno vede che Riccardo Dominici è posizionato sulla cella B1. Quindi se l'utente esterno si va a posizionare su questa cifra 184 sul totale che è la cella D4, di qua Riccardo Dominici nell'account Office 365 vedrà che l'utente esterno è posizionato sulla cella D4. Questo che vuol dire? Innanzitutto io vedo cosa fa l'altra persona e l'altra persona vede quello che faccio io. In secondo luogo, io qui non ci potrò scrivere. Se io vado a tentare di scrivere qui, Office 365 non prenderà le modifiche, cioè mi fa scrivere ma poi non prenderà le modifiche. La stessa cosa da quest'altra parte, quindi l'utente esterno vede che Riccardo Dominici è posizionato qui e non potrà andare a scrivere qui, quindi ci potrà scrivere qualcosa ma poi le modifiche non sarà possibile apportare le modifiche. La stessa cosa per Riccardo Dominici da quest'altra parte, visto che l'utente esterno è posizionato su questa cella dove c'è scritto scarpe, ecco, servizi e consulenza rd@gmail.com. Ecco, in questo caso quindi è possibile lavorare in maniera simultanea, sincronica sullo stesso file senza sovrapporsi, perché qui entrambi stiamo lavorando sul collegamento al file, quindi non sullo stesso file. Non abbiamo messo un file dentro una cartellina OneDrive, ci siamo collegati tutte e due a quel OneDrive e abbiamo aperto lo stesso file, quindi saremmo in sovrapposizione in quel caso e come avveniva tradizionalmente, come avviene anche ora se facessimo in quel modo, come avverrebbe anche ora, dovremmo chiudere il file per farci lavorare l'altra persona. Qui non c'è bisogno di chiuderlo, quindi io che ora sono posizionato qui, posso andare a fare le modifiche su tutte le celle tranne su questa dove è posizionato l'utente esterno e quindi ci possiamo lavorare simultaneamente senza darci nessun fastidio. Quindi abbiamo visto anche come condividere
il file con l'utente esterno e analogamente faremo per la condivisione del file dal OneDrive personal, quindi sarà la stessa identica cosa, ma comunque vedremo anche lì il passaggio, c'è un layout leggermente diverso, ma il concetto e il risultato che raggiungeremo sarà assolutamente lo stesso. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!